Allora, faccio questo video principalmente per me stessa, ma anche per dare un aggiornamento un po' più chiaro di quello che è successo e del perché ora sto cambiando direzione, anche un po' stile, però ammetto che l'ultimo video che ho fatto con Maria Kay era anche un po' confuso e non ero neanche tanto sicura di quello che stavo dicendo perché è stato proprio un video impulsivo e sono stata anche piuttosto vaga. Per me è importante fare questo video per chiudere una volta per tutte il capitolo Reachei 1024, specialmente per raccontare all'incirca i fatti di quello che è successo quando ero Reachei 1024, che tipo di persona ero, che tipo di musica facevo. Se dovessi spiegare il perché mi sono sentita in dovere di chiudere con questa era di Reachei 1024, è perché tutto ciò che creavo era prodotto da sensazioni ed emozioni negative, molto negative, quindi si parla di depressione. Purtroppo ho passato una decina di anni in depressione, cosa che poi sono riuscita a risolvere passando 10 anni in terapia. Mi sono resa conto soprattutto della mia condizione di vittimismo, oltre che di people pleaser, quindi la musica per me era come una sorta di sfogo più personale. Mi focalizzavo soprattutto sulla scrittura più che sulla forma audio, quindi c'era molto di più che il sonoro e il fatto di non essere mai stata capita a livello di scrittura creativa ha fatto sì che il sonoro fosse poco autentico. A proposito di people pleasing, non capivo all'inizio perché mi identificavo nella maid, inconsciamente ho associato l'immagine della maid al mio comportamento in quel periodo. Oltre al fatto che la mia musica proveniva da una condizione di vittimismo di cui non mi rendevo conto, c'è anche il fatto che ero insicura allo stesso tempo del mio sound. E per quanto riguarda l'insicurezza, questa proveniva dal fatto che stavo realizzando musica che personalmente a livello di gusti non mi rispecchiava totalmente. In parte sì, ad esempio con Angel Droids ero veramente dentro la cosa con Angel Droids. Però se penso a tante altre tracce che ho prodotto, alcuni erano veramente degli scarti di produzioni del 2016, delle mie prime sperimentazioni, però altre erano cose che producevo per aspettative altrui. Devo anche dire che nel periodo più significativo delle mie produzioni io frequentavo un'università di discografia e produzione audio, di cui parlerò un'altra volta sicuramente in un altro video, perché ci sarebbe tanto da dire. In breve avevo dei condizionamenti esterni che mi hanno influenzato negativamente. Tutti questi progetti di Reachei 1024 non hanno mai avuto niente a che fare con l'università, anche perché questa specie di accademia, se avessi prodotto qualcosa per loro non avrei avuto diritti intellettuali, quindi avrei avuto un sacco di problemi di copyright, perciò rimaneva tutto esterno, anche per quanto riguarda le collaborazioni non potevo fare affidamento quasi su nessuno e questo mi ha buttato ancora più giù perché già ero in stato depressivo e avevo solamente una persona che capiva quello che stavo facendo al di fuori dell'ambito accademico. E allo stesso tempo la pressione che ricevevo in ambito accademico si riversava poi anche all'esterno. Poi per quanto riguarda condizionamenti esterni, anche condizionamenti legati all'ambito privato familiare, però appunto di questo non parlerò, mi influenzavano talmente tanto che quando si trattava di produrre per me stessa, almeno per me stessa, non riuscivo a farlo in maniera
totalmente lucida. Spero che funzioni. Per il resto del video avrò questa batteria portatile. Spero che non dia fastidio, la terrò così. Ok. Un trauma minore che mi ha spinta ad allontanarmi da Reache 1024. Se non fosse stato per questa persona, avrei anche proseguito con Reache 1024, ma questa persona me l'ha fatta odiare. Me l'ha fatta letteralmente odiare. E prima di tutto questa persona è un insegnante dell'accademia che frequentavo allora, e l'ho conosciuta all'ultimo anno di accademia. E quello che è successo è che questa persona mi ha commissionato un album, e cos'è? Un album di 11 tracce che ho dovuto produrre in completa solitudine, con zero feedback. No, all'inizio c'erano dei feedback, ma poi sono diminuiti. Quindi ho portato avanti questo album concludendolo in autonomia da sola nel mio home studio in cantina, nella polvere, con il minimo del feedback. Allora, io avevo dei crediti da completare, quindi questo insegnante è stato tanto gentile da aiutarmi con lo stage lavorativo, i crediti universitari. Ero così testarda che ho voluto io stessa insistere nel continuare questo progetto per le aspettative di questo professore che mi aveva parlato della cosa come se fosse vitalmente importante, e mi aveva promesso cose, mi aveva, sì, promesso una sorta di successo che poi non ho mai avuto. Mi aveva promesso delle conoscenze, dei contatti che non ho mai visto. Quindi nella solitudine, nell'insicurezza, nell'incertezza della cosa ho sempre continuato questo album, che poi non rispecchiava neanche musicalmente la mia identità. Ed è lui il primo che mi ha messo in discussione. Da un certo punto di vista lo ringrazio, perché se guardo indietro ero comunque in qualche modo insicura e confusa. Solo che il modo in cui lui me l'ha fatto intendere ha alimentato tanto tanto questa mia insicurezza a livello artistico. Era anche una questione di mia testardaggine. Però quello che è successo è che una volta mi ha fatto un discorso molto manipolatorio e io non capivo dove voleva andare a parare. Cioè, mi aveva detto delle cose, ad esempio, che non capiva il messaggio, cosa volevo comunicare con Reache 1024, con la mia musica, i miei video musicali. Non capiva il significato. Cioè, mi ha fatto un discorso come per dire: che senso ha questa cosa che stai facendo? Magari voleva solo aprirmi gli occhi, non lo so, però me l'ha detto in un modo, con una tecnica manipolatoria che mi ha devastata per i mesi a seguire. Quindi avevo questa cosa, questa prospettiva futura di tutto ciò che mi aveva promesso, ma allo stesso tempo non avevo qualcosa di concreto su cui appoggiarmi, su cui fare affidamento, quindi ero ancora più confusa e ho trascurato i miei progetti personali per questa persona, perché dovevo completare un album. E, e dopo tutto questo, l'album è diventato polvere digitale e non l'ho neanche pubblicato, non è andato da nessuna parte, non c'è futuro per quest'album. Comunque, il genere, per essere più chiara, è electronic punk. L'avevamo deciso insieme. Avevo fatto anche, diciamo, un brainstorming iniziale con lui. Ho fatto anche l'art director, praticamente, di questo progetto. Ho finito per fare l'art director perché almeno volevo ottenere una retribuzione, ma non l'ho mai ottenuta. Quindi ho fatto tutto questo lavoro per niente, perché lui non mi ha fatto sapere niente, è scomparso dai radar. Quindi questa è una cosa che vorrei denunciare, che è la truffa delle accademie e dei bravi professori. Eh,
Penso di non essere l'unica che ha avuto questo trauma in un contesto professionale. E ci ho lavorato 1 anno e mezzo a questo album e per niente. È assurdo pensare a quanto siano forti questi condizionamenti esterni con cui combatto tuttora. Ci sto mettendo molto tempo a capire come pensare totalmente con la mia testa. Poi c'è stato un momento in cui avevo scoperto, molto dopo, un artista molto simile a me, neanche italiana, un artista di un'etichetta discografica, sì, indipendente ma mediamente nota. E praticamente io ho pensato, wow, c'è questa etichetta che produce questo artista che è abbastanza simile a me, pensando fosse una cosa positiva e quindi pensando, wow, dovrei contattarli, cosa che ho fatto. E ho avuto anche una risposta ovviamente negativa. Ho pensato, non mi hanno presa perché hanno già un artista simile a me, quindi poi ho capito, sicuro è stato anche perché non ero pronta per tante altre cose e forse perché avvertivano questa insicurezza anche nelle mie produzioni. Non ne ho fatto un fatto personale finché, essendomi iscritta alla newsletter comunque dell'artista, ho ricevuto un'email di marketing di questo artista. Mi sono dimenticata di dire che l'album che avevo mandato era proprio Angel Droids e potrebbe essere stata una coincidenza, ma quando ho ricevuto questa email avevano usato una grafica molto simile alla mia usata nella copertina di Angel Droids. Mi ha fatto sentire una nullità. In quel periodo già ero insicura, poi questa cosa mi ha anche buttato giù. E sì, mi hanno in qualche modo violato proprietà intellettuale, ma essere così poco importante che la gente è disposta persino a fare questo, a rubare a un altro artista, a un artista che nessuno conosce, quindi approfittarsi di un altro artista. Oltre a questo avvenimento, ci sono state anche altre cose che mi hanno influenzata, come ad esempio semplicemente i media, i libri, quindi mi ero anche ossessionata con il cyberfemminismo, non so perché. E quindi Angel Droids era tutto legato a questa teoria cyberfemminista. Allora, sicuramente c'era una causa interna che mi spingeva a fare musica, ma quello che volevo fare con la musica era principalmente denunciare eventi del passato. Penso di esserci riuscita, ma l'ho fatto, penso, nel modo più sbagliato, quindi con dei testi che incorniciavano la mia condizione vittimista. Sono anche soddisfatta, cioè come primo lavoro era solo l'inizio ed è tuttora solo l'inizio. Quello che è successo dopo, che mi ha fatto domandare se stessi facendo la cosa giusta e nel modo giusto, è il rischio incidente aereo, nel senso che l'aereo durante il decollo sembrava come se stesse per precipitare per via di un vento proveniente a nord dell'aereo. Questo decollo è stato davvero traumatico per me. Sono persino quasi svenuta e il passeggero di fianco a me, ad esempio, pregava il suo Dio e io continuavo a vedere le montagne nevate oltre il finestrino perché l'aereo era, cioè, invece di essere così, era così e io ero da questo lato dell'aereo e l'aereo appunto continuava a fare così, alti e bassi e era veramente instabile e tutti sentivamo i vuoti, la gente piangeva, pregava di scendere, voleva scendere.
sembrava veramente che stessimo per precipitare, e invece questa cosa è durata solamente 10 minuti o 15. Nel momento in cui ho pensato di morire nell'aereo, non ho pensato alle mie gatte, non ho pensato alla mia famiglia, non ho pensato agli amici, anche se non ne avevo. Ero anche completamente sola rispetto ad adesso. Questo è successo nel 2023, sì, nell'inverno del 2023. Ho pensato ai miei progetti, come Reakei 1024. In quel momento stavo ascoltando una playlist particolare che avevo creato, che io identifico come creepy pop, che sarebbe tutto ciò che è originato dal creepy cute, che è sempre stata la mia passione da quando ero ragazzina e non l'ho mai più sperimentata e seguita a livello estetico e anche musicale, perché ero concentrata a soddisfare le aspettative altrui e in quel momento continuavo ad ascoltare la musica a tutto volume ed era la mia musica preferita e mi sono chiesta: se faccio musica, perché non produrre la mia musica preferita, le mie sonorità preferite? Quando è successa la cosa dell'aereo, ho pensato che avrei voluto fare di meglio, principalmente per me stessa. E ho sentito anche come se, sì, ho avvertito la sensazione tipica dello stato di premorte, che è quella di ok, sono pronta, ma ho anche avvertito questa sensazione relativa alla mia arte, che è precisamente il fatto di non aver rispettato l'arte in sé, perché la mia poca lucidità del passato mi ha portato a fare arte tanto per... Ovviamente ci sono progetti che ritengo validi di quel periodo, ma veramente in quel momento mi sono resa conto di quanto poco rispetto ho avuto per la bellezza dell'arte e l'essenza dell'arte. Devo anche dare questo aggiornamento, cioè che ultimamente mi sento un po' più distante dalla musica, da quando l'ho messa in secondo piano. E non ne sto facendo un dramma perché ora sto bene, però ora ho altre priorità e altri interessi molto più forti. Spero di non perdere mai questa cosa della musica, perché ho ancora cose da dire, ma non so fino a quando durerà e se riuscirò a dirle nel modo in cui vorrei dirle. In questo momento sto realizzando un EP. Queste sonorità sono incentrate molto di più sul pop. Ehm, Perché io alla fine ho sempre ascoltato tutta quella musica della scena art pop, alt pop, dark pop. Mi piace persino il folk, il Celtic folk, ed è una cosa che vorrei introdurre pian piano nel nuovo album che sto componendo. Non so se dire il nome, non lo dico. Anche il J-pop l'avevo censurato in tutti questi anni, ma io sono nata dal J-pop praticamente perché la prima in assoluto che ho ascoltato del genere è stata Kiari Pamiu Pamiu ed è super pop, ma guro kawaii, ovvero creepy cute, che il fatto di aver messo la musica in secondo piano mi ha permesso di darle meno peso e questo mi sta aiutando tantissimo perché, diciamo, trattandola come un hobby, riesco ad essere più me stessa, stranamente. Quindi, veramente, a volte si tratta di quanta energia vuoi dedicare a una cosa, perché quando la cosa è forzata, soprattutto se è energia negativa, non aiuta per niente a crescere, a evolversi. Invece è una cosa che ho potuto fare solamente mettendola in secondo piano per la prima volta. Questa cosa mi ha anche permesso di dedicarmi molto di più ad altri hobby. Il disegno, che è la prima cosa che ho iniziato a fare quando ero bambina, alla scrittura, mi ha permesso di completare il mio primo libro, Sad Girls Club,
finalmente dopo 10 anni, quindi sono molto più tranquilla su tutto questo, sulla mia identità artistica anche grazie alla cosa dell'aereo. I traumi sono sempre utili perché è vero che sono traumi, ma sono sempre lezioni che ci fanno imparare tante cose per poi rinascere completamente diversi. Ed è quello che è successo a me diverse volte, però questa è stata proprio la ciliegina sulla torta, la fragolina sulla torta, citando Fragolina di Bosco. Sì, poi infatti Fragolina di Bosco è stato l'ultimo EP, credo. Ah no, ho fatto Sigil Princess. Sigil Princess l'ho iniziato forse dopo l'evento dell'aereo. Volevo che fosse di 5 tracce, ma poi ne ho fatte solo 3 perché poi mi sono bloccata. Stavo già iniziando a usare queste sonorità e questo sound design un po' più incline al creepy pop, a quello che considero creepy pop. Mi stavo anche già avvicinando al concept della bambola fantasma. Del fantasma, della bambola fantasma. Questa decisione di chiudere il progetto Ria Kay è originata anche dal fatto che volevo una volta per tutte chiudere un capitolo della mia vita che era contaminato da tanti eventi negativi del passato. Quindi volevo completamente dimenticare tutto ciò che avevo in sospeso col passato e quindi tutte queste emozioni negative e questo malessere. Penso che quella personalità artistica che avevo scelto per me stessa non mi rappresentava totalmente e quindi ho finito per non identificarmi più in quella personalità, in quell'alter ego. Conclusione, l'ultimo aggiornamento che do rispetto al presente è che sto cambiando distributore, quindi sto aspettando una conferma da SoundCloud. Mi sono spostata su SoundCloud. A quanto pare si può distribuire anche con SoundCloud. E all'inizio avevo anche scelto un altro nome, che era Skunkdoll, ma poi ho realizzato di voler essere una cosa sola. So di essere tante cose diverse, ma ho trovato veramente il mio posto in Raitia come Readol. Quindi penso che questo è sicuramente il mio nome d'arte definitivo. Cos'altro volevo dire? Quasi finito il tempo. Volevo dire... scusa, non dovevano essere 45 minuti. Un'altra cosa che dovevo dire prima è che anche col progetto di Idols You Don't Know, che ora ho trasformato in Roly Poly, e la collaborazione con Enop, devo dire che la prendevo troppo sul serio e anche questo mi confondeva parecchio. Non è stata per niente negativa, anzi era la cosa più positiva che stavo vivendo in quel periodo, però ero semplicemente io che prendevo tutto troppo sul serio e non lo so, questo si rifletteva anche sulla mia musicalità, in qualche modo, la mia voce e cantavo per inerzia. Vi ringrazio per essere stati con me, vi aspetto, questo è sicuro, vi aspetto nel mio prossimo video che sarà il mio primo room tour. È una cosa che ho sempre voluto fare e quindi ciao!